Benvenuti, cercatori di verità, a uno speciale di Turkey News Magazine. Oggi apriamo il vaso di Pandora su uno dei fenomeni più discussi della televisione turca, e lo facciamo senza filtri, con il cuore che batte forte e la mente pronta a mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere. Se siete cresciuti sospirando davanti all'amore tormentato raccontato sullo schermo, preparatevi, potrebbe spezzarvi il cuore o spalancarvi gli occhi. Perché, a volte, quella chimica perfetta davanti alla camera è solo un miraggio. Oggi vi portiamo dietro le quinte di un set che, lontano dall'essere una fiaba, si è rivelato per qualcuno una gabbia dorata. Prima di partire per questo viaggio nel passato, ricordate che il vostro sostegno è vitale. Iscrivetevi per scoprire la verità nascosta dietro le vostre serie preferite, lasciate un like se apprezzate la schiettezza, attivate la campanella, e per i veri intenditori il pulsante Unisciti è lì che vi aspetta. E ora, tuffiamoci senza esitazioni nel retroscena che ha fatto tremare il mito di ADN Feria Koydum. Ci sono serie che scavalcano il confine dell'intrattenimento e diventano totem culturali, opere di cui si continua a parlare con fervore a distanza di anni. Ci sono volti e nomi che si imprimono così a fondo nell'immaginario da confondere realtà e finzione. Ma cosa resta quando i riflettori si spengono, quando il Chuck tace e quello che rimane è solo la stanchezza della carne e la fragilità dell'anima? Cosa succede se, sotto lo strato lucido della leggenda, affiora una trama di silenzi forzati, malumori taciuti e aspettative tradite? A riaccendere la miccia, molto tempo dopo la fine, non è stato un pettegolezzo qualunque, ma una frase breve e tagliente come una lama. È stata la protagonista femminile, Cemre Arda, a scrivere su un muro digitale: in un momento che ha scosso i social come un terremoto, mi sono sentita davvero infelice sul set di ADN Feria Koydum. Parole che non hanno calmato la curiosità, anzi l'hanno moltiplicata. Perché subito dopo, Sedef Sain, l'indimenticabile interprete di Kansu, ha lasciato cadere la bomba in diretta nel salotto del programma 2. Saifa. Da lì in poi, le domande si sono fatte pressanti, quasi dolorose per i fan. Gökberk YLDRM e Cemre Arda andavano davvero in disaccordo? Perché la decisione di Cemre di abbandonare la serie è stata così improvvisa, così carica di polemiche? Che cosa è cambiato nell'alchimia del set nel primo grande progetto di Gökberk? E soprattutto, quanta verità c'era nella fiaba venduta al pubblico per anni? ADN Feria Koydum non fu solo ascolti da capogiro, fu un impatto sociale, una scossa che attraversò confini e generazioni. Per anni si è raccontato che quell'opera fosse il ritratto perfetto dell'amore giovanile. Ma dietro il sipario, a poco, come tessere che non combaciano con l'immagine sulla scatola, i dettagli hanno iniziato a emergere. E l'ultima miccia l'ha accesa ancora una volta Cemre. Perché il suo "ero infelice" non è stato lo sfogo passeggero di un'attrice su un vecchio lavoro, è suonato come la conferma tardiva di una verità mormorata nei corridoi dell'industria. Tutto ha iniziato ad allinearsi quando Sedef Sain si è seduta di fronte alle telecamere di 2. Saifa, testimone diretta delle dinamiche quotidiane, ha portato in luce tasselli rimasti sepolti sotto clausole di riservatezza e sotto quella cortesia professionale che spesso diventa una cortina di ferro. Le sue parole, pronunciate in diretta, hanno bruciato come ghiaccio. Cemre Arda e Gökberk YLDRM non andavano molto d'accordo sul set. Una frase che ha spezzato d'un colpo l'immagine di coppia perfetta, costruita dalla loro alchimia sullo schermo. Il racconto di Sedef non si è fermato alla superficie. Ha ripreso con nuove sfumature la scena più controversa della nostra memoria televisiva, l'uscita di scena di Cemre. Una foga? Un atto di lucidità? O la resa davanti a un muro che non voleva cedere? Sedef l'ha riassunta con una frase che, nella sua semplicità, pesa come un macigno: Cemre era già infelice. La sua uscita non ci ha sorpresi. Parole che hanno riaperto un dibattito chiuso male, sepolto per anni sotto giustificazioni sterili come scelte di copione, piano di carriera, nuovi progetti all'orizzonte. E allora la rete ha iniziato a chiedersi con amarezza: se era così infelice, perché è rimasta tanto? Diteci la verità, famiglia di Turkey News Magazine,
Quante volte avete sognato guardando quegli sguardi innamorati senza immaginare il gelo nel backstage? Vi siete mai chiesti se, dietro certi baci, ci fosse uno strappo nascosto? E oggi, alla luce di ciò che è emerso, pensate che Cemre abbia fatto bene a scegliere prima di tutto la sua salute mentale, o avrebbe dovuto resistere per il pubblico che l'adorava? Scrivetecelo, perché leggere i vostri pensieri, le vostre ferite e le vostre difese, è parte di questo viaggio. Uno dei passaggi più discussi delle parole di Sedef ha riguardato proprio Gökberk YL di RM. Oggi riconosciuto e amato, allora era al primo vero banco di prova. Gökberk era molto desideroso di imparare. Questo era il suo primo grande progetto, ha detto Sedef, accarezzando con lo sguardo di chi c'era il contrasto tra i due poli del set. Da una parte, Cemre Arda, già professionista rodata, protagonista altrove, abituata alla disciplina ferrea delle riprese e al peso della responsabilità. Dall'altra, Gökberk, nuovo, entusiasmo allo stato puro, la fatica di chi ancora deve convincere se stesso prima del mondo. È stato questo squilibrio d'esperienza a scalfire lentamente il castello? È stato qui che si è crepata la cornice perfetta? Perché la frase che ha acceso i riflettori del gossip è stata spietata nella sua chiarezza. Cemre non era felice di condividere il ruolo con un collega alla prima, enorme prova. Non un attacco personale, non la gogna, la presa d'atto di un attrito tra stili, tra ritmi, tra esigenze. Le parole di Sedef hanno disegnato la distanza invisibile tra due professionisti presentati per anni come la coppia modello della TV. Era incompatibilità? Era solo stanchezza? O era il rumore sotterraneo di due sensibilità che non si sfioravano mai davvero? Dopo quelle dichiarazioni, i microfoni hanno iniziato a cercare solo lei, Cemre. E quando la domanda giusta le è arrivata addosso, non ha risposto con un comunicato ripulito, ma con una sincerità che ha spiazzato. Mi sono sentita molto infelice sul set di ADN Feria Koidum. Il personaggio di Feria era molto distante da me. Apriti cielo. Perché dire era distante da me non è un tecnicismo sul mestiere, è una crepa nell'anima mentre indossi una maschera. E infatti, andando oltre, ha ammesso, ci sono state scene che mi hanno messo a dura prova. Momenti che mi hanno colpita profondamente. Ecco la confessione che ha spostato l'asse del racconto, Feria, con le sue menzogne, le sue ferite cucite male, i conflitti di classe come spade nel fianco, non dialogava con la natura di Cemre. Emozioni compresse ogni giorno, un ritmo emotivo che logora, fino a sfiancare anche la più tenace delle volontà. È lì che si è consumata la sua energia, è lì che ha iniziato a respirare corto. E da quel punto di rottura, tutto il resto ha preso una luce diversa. Dopo le parole di Cemre, i social si sono divisi in due campi che non si ascoltano. Da una parte, chi l'ha difesa con il cuore in mano, un'attrice non deve amare ogni ruolo, è umano lasciare quando il lavoro ti rovina dentro, quanta pressione a quell'età. Dall'altra, i più duri, non è diventata una star grazie a quella serie? Parlare dopo anni è ingratitudine. Chi non era infelice in mezzo a tanta fatica? In mezzo a questo coro, il dettaglio che ha fatto più rumore è stato il silenzio assoluto di Gökberk YL di RM. Nessuna dichiarazione, nessun post allusivo, nessun commento rubato tra le righe. Come sempre, ha scelto il passo laterale, un riservo che qualcuno chiama eleganza, altri chiamano difesa. E alla fine, eccoci alla verità che nessuno può più ignorare. ADN Feria Koidum è stato un trionfo sugli schermi, ma non per tutti è stata la fiaba annunciata dietro la macchina da presa. Per Cemre, il progetto ha contato come pochi sulla sua carriera, le ha spalancato porte, ma l'ha consumata in profondità. Per Gökberk è stato un apprendistato nell'acciaio, un battesimo del fuoco, la rampa di lancio su cui ha costruito il seguito. Aspettative diverse, tempi diversi, un'eredità emotiva che ha scavato crepe invisibili all'inizio e poi sempre più evidenti. Resta una domanda: perché parlarne adesso? C'è chi ci legge il bisogno di liberazione, la necessità di chiamare per nome le cose per guarire davvero. C'è chi vede una strategia, un tempismo. Ma una cosa è certa: queste parole hanno restituito alla leggenda una dimensione umana, più fragile e per questo più vera.
Perché anche i miti si stancano, anche i volti perfetti hanno la pelle che si screpola sotto i riflettori. Qui, a Turkey News Magazine, non stiamo demolendo un sogno, stiamo dicendo che sotto il sogno c'erano persone vere, con il loro battito, i loro limiti, la loro sete di giustizia verso se stesse. E allora la frase "ero infelice" non è solo un rimpianto, è un monito inciso nella memoria collettiva su quanto costi, a volte, dare al pubblico un'emozione impeccabile. Quando ripenserete a quelle scene, a quegli sguardi, a quei dialoghi sospesi, forse qualcosa cambierà dentro di voi. Forse vi tornerà in mente l'idea che il mestiere dell'attore è un ponte tra il sé e l'altro, e che a volte quel ponte crolla sotto il peso. Forse vi chiederete se un addio improvviso non fosse in realtà l'unico modo per restare fedeli a se stessi. Forse capirete che anche il silenzio di Gökberk parla, e parla della scelta di non alimentare un fuoco che brucia tutti. E ora siamo qui, a chiudere questo capitolo di nostalgia e verità con la nostra famiglia di Turkey News Magazine. Non è un addio alla magia, è un arrivederci più consapevole. Perché la magia funziona davvero solo quando rispetta l'umanità di chi la crea. Gökberk YLDRM e Cemre Ard hanno proseguito su strade luminose, eppure la cicatrice di quella stagione rimarrà come un segno che non sbiadisce, un promemoria di ciò che è stato, di ciò che è costato, di ciò che ha insegnato. E voi, cosa pensate? Sapere tutto questo cambia il modo in cui guardate la serie? Vi fa amare di più i due per la loro professionalità o vi lascia l'amaro in bocca per una favola che favola non era? Scriveteci nei commenti, fatevi sentire. Se questo tuffo nel passato, tra luci e ombre, è ciò che cercavate, lasciate un like, iscrivetevi, condividete con chi ha bisogno di ascoltare questa verità. E ricordate! Il pulsante Unisciti è la chiave che ci permette di continuare a scavare, a farvi entrare dove le telecamere non sono mai arrivate. Fino alla prossima, e che la verità trovi sempre la sua strada. Ma prima di congedarci, lasciate che vi accompagniamo ancora per qualche istante, nello spazio sospeso in cui i ricordi si fanno più nitidi e le paure rallentano il passo. Immaginate il primo giorno di riprese, il caos calcolato della troupe, le battute ancora nuove sulla lingua, lo sguardo che cerca l'altro come un appiglio. Gökberk, al primo grande salto, studiava, ascoltava, respirava al ritmo del set, Cemre, con l'istinto di chi è già abituata al centro della scena, cercava la precisione come un'ancora, mentre le ombre del personaggio la lambivano più del previsto. Le giornate iniziavano presto e finivano quando il corpo diceva basta, ma la mente no. Ogni ciak era un atto d'amore e un graffio. Eppure, di fronte alla macchina da presa, la promessa veniva mantenuta. Il pubblico vedeva ciò che doveva vedere, la storia scorreva come se niente potesse scalfirla. Nessuno, da casa, avrebbe potuto contare le notti insonni, gli sguardi sfuggenti, i silenzi prudenti sui corridoi. È questo che rende la confessione di oggi così potente, il contrasto tra la perfezione apparente e la fatica segreta. Non è un tradimento verso la fiaba, è la rivelazione che la fiaba ha un prezzo, e non tutti possono permetterselo per sempre. C'è chi dirà che il tempo aggiusta ogni cosa. Forse è vero. Forse a distanza gli spigoli sembrano meno taglienti, forse le parole di Sede fanno solo dato un nome a ciò che molti, in silenzio, avevano intuito. Ma la memoria non dimentica, e quel che conta non è decidere chi avesse ragione. È ricordare che dietro la perfezione non c'è l'impossibile, c'è il lavoro, la resistenza, la fragilità. E oggi, dopo aver ascoltato, possiamo guardare la stessa storia con occhi diversi, senza smettere di amarla, ma imparando a rispettare chi ce l'ha donata. Noi di Turkey News Magazine siamo qui per questo, non per demolire, ma per illuminare. Per trovare la crepa da cui entra la luce, e mostrarvela con rispetto. Lo faremo ancora, se vorrete. Restate con noi, stringete la mano alla verità, non lasciatela scivolare via. È così che si cresce, come spettatori e come persone. Alla prossima, famiglia di Turkey News Magazine. Le storie non finiscono, cambiano forma, e brillano ancora, anche quando il sipario cala.